Focaccia in padella con i pomodorini. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andremo a preparare insieme questa delizia. Iniziamo sciogliendo all'interno dell'acqua fresca, adesso che è estate, ma se siete in un'altra stagione va bene anche a temperatura ambiente, il lievito di birra fresco insieme a un cucchiaino di miele. Mescoliamo per bene fino a far sciogliere entrambi gli ingredienti, poi prendiamo la farina. Io ho utilizzato la farina tipo 1, ma va benissimo anche la farina 0. La tipo 1 per me è una farina fantastica perché è una farina rustica che ben si adatta alle preparazioni salate, quindi io la uso tantissimo. Andiamo ad aggiungere l'acqua con il lievito sciolto e iniziamo a mescolare prima con un cucchiaio e poi quando l'impasto inizia a assorbire l'acqua possiamo passare a impastare a mano. Ovviamente tutti questi passaggi potete anche farli con una planetaria. Andiamo ad aggiungere, una volta che abbiamo ottenuto il panetto, sale e olio extravergine d'oliva. Continuiamo a impastare sempre all'interno della ciotola per far assorbire sia il sale che l'olio e poi ci spostiamo sul piano da lavoro. Continuiamo a impastare fino a quando il panetto non avrà ben assorbito entrambi gli ingredienti. Ce ne accorgeremo perché comincerà di nuovo a diventare appiccicoso. A questo punto lo mettiamo sempre all'interno della ciotola, copriamo e lasciamo in frigorifero per circa 15-20 minuti a riposare. Passato il tempo, l'impasto sarà molto più elastico e ben riposato. Si sarà molto rilassato e quindi possiamo trasferirlo sopra il piano da lavoro e ripiegarlo su se stesso per ottenere una palla. Non dobbiamo seguire delle regole precise per queste pieghe, va benissimo qualsiasi modo purché otteniamo una palla. Non dobbiamo reimpastarlo perché è già perfetto così. Prendiamo una ciotola pulita questa volta, la ungiamo d'olio extravergine d'oliva e vi trasferiamo all'interno l'impasto, avendo cura di passare nell'olio sia la parte sopra che la parte sotto dell'impasto. Ora possiamo coprire e far lievitare per circa un paio d'ore a temperatura ambiente. Ora preparo quella che sarà la mia farcitura. Ho utilizzato della cipolla rossa che però poi ho rimosso perché si era un po' bruciacchiata, quindi io ve la sconsiglio. Pomodorini, foglioline o fiori di basilico se li avete, olio e sale. Faccio cuocere in padella per giusto 5 minuti. Se volete anche la versione con le cipolle, come avrei voluto io all'inizio, vi consiglio di aggiungerle nel momento in cui andiamo a mettere i pomodorini all'interno del tegame con la focaccia. Riprendo il mio impasto che come vedete ha formato tantissime bolle, lo trasferisco sul piano da lavoro cosparso di semola rimacinata. Metto della semola rimacinata anche sopra il mio impasto in modo tale da riuscire a stenderlo meglio. Iniziamo a stenderlo partendo dalla parte esterna, trasferendoci poi verso l'interno. Possiamo aiutarci anche con le nocche per fare una forma ancora più arrotondata. Prendiamo poi un'ampia padella antiaderente che abbiamo già precedentemente scaldato sul fuoco. Dovrà essere proprio bella calda, bella bollente. Ci trasferiamo sopra la nostra focaccia, la rimettiamo sul fuoco per circa 7-8 minuti a fuoco medio-basso con il coperchio. Dopodiché controlliamo che il fondo sia ben cotto come vedete nel video. Possiamo togliere, trasferire all'interno dello stesso tegame il ripieno di pomodorini e poi trasferire sopra la nostra focaccia, questa volta capovolta. Non ho inserito subito i pomodorini perché volevo che si formassero le bolle, che riuscisse a svilupparsi in altezza. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per altri 5 minuti a fuoco basso. E questo è il risultato, una focaccia buonissima, con tante bolle all'interno, ma l'importante è che sia ben cotta. È davvero buonissima, il profumo che si sente è indescrivibile. Spero tanto che questa ricetta vi piaccia, se è così lasciatemi un pollicino in su. Ricordate di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Qui vi lascio un'altra ricetta di focacce fatte in padella e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!